In questo video parliamo del secondo punto notevole, la mediana, e il punto notevole che si chiama baricentro. Vediamo intanto che cos'è una mediana e andiamo a scrivere. Allora, la mediana di un triangolo è il segmento che unisce un vertice con il punto medio del lato opposto. Quindi scriviamo la mediana del triangolo è il segmento che unisce un vertice con il punto medio del lato opposto. Andiamo a fare, ne faccio uno. Ricordatevi, chiaramente ricordo sempre che un triangolo ha diciamo tre segmenti e tre vertici, ok? Tre lati, scusate, tre lati e tre vertici. Quando dice unisce un vertice con il punto medio del lato opposto, voi pensate al vertice, ok? Quindi a un angolo. Quindi guarda come se fosse una prospettiva, guardate qua, il lato opposto è questo da quest'altra parte. Fatevi magari una freccia, ok? Qual è il lato opposto? In questo caso CB. Se ho il vertice in C, quindi l'angolo, fate una freccia in giù, qual è il lato opposto? È AB. La stessa cosa qui, il vertice in B, il lato opposto con la freccia è CA, per farvi capire. Quindi, cancellare, adesso farvi capire. Ok, quindi, il segmento, quindi intanto prendete per esempio AB, magari misura, vediamo quanto misura, ok? Ok, misura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 qualcosa, 3 e mezzo, quindi 1, 2, 3, ok. Diciamo il punto medio è questo, ok? Questo è il punto medio. Andiamo a unirlo, ok, con il vertice, in questo caso C. Arancione, ok. La stessa cosa, insomma, fate con gli altri e otterrete appunto il baricentro, l'incontro di queste tre mediane è appunto il punto notevole del triangolo che si chiama baricentro in questo caso, ok? Siccome voi avete diviso ogni lato in due parti uguali perché il punto medio divide ogni segmento in due parti uguali, quindi otterrete anche che dei lati, che in questo caso facciamoli, diciamo, lo ottenete uguali, ok? In tutto questo, per esempio, qui, ok, cosa ottenete? Quindi, quindi ogni triangolo ha tre mediane. Andiamo a scrivere, per esempio, AM, in questo caso, poi ho PN e poi ho PL, ok, vedete? E le tre mediane si incontrano in un unico punto detto baricentro e questo qua appunto è questo baricentro, questo è il punto notevole del triangolo. Quindi ogni volta che fate, disegnate diciamo, queste mediane, otterrete, ok, per ogni lato del triangolo due segmenti uguali, perché avete il punto medio che li divide appunto in due parti uguali. Inoltre,
Il baricentro divide ogni mediana in due parti uguali, quella di cui quella contenente il vertice è doppia dell'altra. Quindi scriviamo quindi il baricentro divide ogni mediana in due parti di cui quella contenente no, contenente il vertice è doppia dell'altra. Questo che vuol dire? Adesso doppia dell'altra. Quindi ho il baricentro no, ok, quella con il vertice, quindi il segmento BO è doppio di OL. La stessa cosa qua, ho il baricentro, il vertice sta in A, quindi il segmento AO è doppio di OM. Stessa cosa l'ultima mediana, qui col baricentro no, dove c'è il vertice C perché c'è l'angolo, quindi OC e due volte ON. Andiamola a scrivere, ok? Dovete pensarla in questo modo appunto per scrivere qual è. Quindi andiamo a scrivere quindi che BO è due volte OL, poi ho AO che è due volte OM e poi ho CO che è due volte ON. Ok? Questo ricordatelo, questo è importante per i problemi. Che dobbiamo fare tutte, dobbiamo ricordarci queste proprietà in funzione appunto dei problemi. Poi ricordiamo, rischiamo appunto dei lati che si dividono in due, quindi AL è uguale a LC, poi PM è uguale a MC e poi PN è uguale a NA. Anche questo è importante. Poi andiamo a vedere una particolarità e un'altra particolarità rispetto all'altezza di cui dovevamo vedere se era interna o esterna a seconda del triangolo. Ok, un'altra particolarità è che il baricentro è sempre interno, non importa che triangolo sia. Quindi il baricentro è sempre interno al triangolo. Quindi non importa se è acutangolo, ottusangolo o rettangolo. Una particolarità è quella del triangolo rettangolo, questa è una particolarità, nel triangolo rettangolo, quando disegno una mediana, quindi con la mediana, si formano, come vedete, due triangoli isosceli. Due triangoli isosceli. Ecco qua. Vedete che sono, li disegniamo, quindi sono FCE, FC e C diversi chiaramente, e poi l'altro è E, C e D. Ok? Hanno chiaramente i lati uguali, tranne quelli alla base, perché FC è uguale a CE è uguale a CD. Ok? Ok. E questa è un'altra particolarità. Ed inoltre sempre il triangolo rettangolo e l'ipotenusa è due volte la mediana. Quindi FD è uguale a due volte ACE.
e questo è sempre un'altra particolarità, sempre per i problemi. Ho fatto, farò un prossimo video con 3 esempi appunto di problemi che riguardano la mediana, così anche in questo caso ricorderete insomma con semplicità appunto come si affrontano questi problemi sempre per questo argomento. Ci vediamo al prossimo video appunto con gli esempi e poi la prossima volta facciamo il terzo punto notevole che è la bisettrice e l'incentro appunto è il punto notevole del triangolo. Ciao e alla prossima!